Ehi là, mi chiamo Fabio e in questo video vorrei farvi vedere come ho scelto di propagare una talea di Monstera borsigiana albo variegata in acqua e utilizzando anche una pompa d'aria per acquari. Quello che vi dirò andrà comunque bene per chi di voi ha intenzione di propagare una comunissima Monstera non variegata, va benissimo, e vi spiegherò quali sono i vantaggi nell'utilizzare una pompa d'aria per acquari, in quali situazioni è consigliata e quali sono state le mie particolari ragioni che mi hanno spinto a utilizzare questo metodo di propagazione. Mi rendo perfettamente conto che esistono altri metodi molto più tranquilli, molto meno architettonici, ma a breve sarà tutto più chiaro. Se siete nuovi nel campo della propagazione delle talee di Monstere, è importante sapere che se volete una nuova pianta da una talea, è importante avere almeno un nodo. È dal nodo infatti che potranno nascere delle nuove foglie, delle nuove radici. Se tagliate invece solamente una foglia, ad esempio in corrispondenza di questo stelo, senza il nodo, oppure se tagliate un pezzo di radice, oppure un pezzo di fusto senza nodi, non otterrete mai una pianta. Seriamente mai. Non c'è modo di ottenerla senza un nodo. In alcuni casi, tagliando una foglia e immergendola in acqua, riuscirà a fare delle radici, questo è possibile, ma non lasciatevi ingannare perché quella foglia non farà mai delle nuove foglie. Quindi assicuratevi di avere almeno un nodo per propagare. Vi mostro la mia talea. Questa talea ha 3 nodi, vedete uno è qui, l'altro è qui e l'altro è qua. Ogni nodo ha una foglia, utile per fare la fotosintesi anche tagliata. In questo nodo più in basso è presente una radice aerea un po' malconcia. Questa qui è molto bella, sta proprio bene. Inoltre qua è presente una gemma, come vedete. Praticamente questa talea era stata precedentemente tagliata sopra e ha iniziato una nuova crescita nel nodo più in alto. Di solito le talee di Monstera, come tante altre piante, vengono fatte tranquillamente propagare in acqua, in perlite, in sfagno. Quello che ho scelto di fare è propagarla sì in acqua, ma in ciascuna di queste caraffe ho inserito una pompa d'aria per acquari. Ora, a cosa servono le bolle? I batteri che portano al marciume radicale o al marciume del fusto sono dei batteri anaerobici, ovvero sono dei batteri che vivono in ambienti privi o scarsi di ossigeno. Avere un'acqua che viene costantemente mossa e in cui viene costantemente immessa dell'aria è utile per evitare il proliferare di questi batteri. Inoltre, un'altra ragione, mentre le foglie necessitano di anidride carbonica durante il giorno per fare la fotosintesi, le radici hanno costantemente bisogno di ossigeno che in genere è disciolto nell'acqua piovana e quando piove penetra nel terreno. In genere si ha un alto rischio di marciume se viene inserita la parte di stelo che è stata tagliata. Questa parte qui è quella che è più propensa a marcire. Ora, quello che fa questa pompa è prendere aria da questo foro, immetterla nei tubi e farla andare in acqua, dove ci sono delle bocchette in pietra forata che fanno uscire l'aria sotto forma di tante bolle. Non occorre nulla di particolare, nulla di costoso, davvero queste si trovano anche a 10 euro, 10-15 euro, davvero non occorre nulla di speciale. Sotto vi lascio il link di quella che utilizzo io. Ora, mi rendo conto che il metodo che sto utilizzando è un po' eccessivo, visto il tipo di talea di cui dispongo. Mi spiego meglio. Questo metodo in genere è consigliato per chi ha delle talee che non hanno alcuna radice aerea, oppure hanno solo un accenno di radice. Un fusto di Monstera tagliato e immerso in acqua può facilmente marcire. Il costo di questa pianta è ancora molto elevato, vista l'alta domanda che ha gonfiato tantissimo i prezzi di questa pianta, specialmente anche durante la pandemia. Non è difficile, facendo una breve ricerca per comprare questa pianta online, finire in siti come Etsy, dove si trovano delle talee come questa ad anche 200 euro,
ci sono dei prezzi veramente allucinanti. Per questa ragione chi decide di comprare una talea da radicare vorrebbe riuscire a farlo nel modo più sicuro possibile. Ho visto persone spendere oltre 100 euro in pezzetti di monstera con un solo nodo e vederselo marcire, ed è tristissimo. Però la maggior parte delle persone sceglie di propagare questa pianta appoggiando la talea nello sfagno umido oppure nella perlite umida. Se avete uno stelo con almeno una radice aerea come questa, potete tranquillamente inserire la radice in acqua facendo in modo di non bagnare il fusto. Quindi trovate il modo di inserire solamente la radice in acqua. Io ad esempio ho costruito tutta questa impalcatura con dei fili di ferro e plastificati per sorreggere la pianta. Come vedete, in questo modo la pianta è stabile, non oscilla, non c'è rischio che cada. Potete in questo caso anche non acquistare una pompa d'aria per acquari, va benissimo. Quello che vi consiglio è di cambiare l'acqua spesso, almeno una volta a settimana, ma se la cambiate con più frequenza è ovviamente meglio. Se avete un fusto privo di radici aeree oppure con solo un accenno di radice, allora quello che sarete costretti a fare, se decidete di propagarle in acqua, è inserire il fusto in acqua, bagnando anche il nodo, ma in questo caso vi consiglio altamente di utilizzare una pompa d'aria per acquari, perché in questo modo eviterete davvero maggiormente il rischio di marciumi. Inoltre, estremamente importante, da quando tagliate la talea, aspettate anche almeno un giorno prima di metterla in acqua, ma se aspettate anche 5 giorni o una settimana, state tranquilli che la talea non si seccherà. Questi fusti sono abbastanza resistenti e sono capaci di durare davvero tanto. Quindi aspettate prima di inserirli in acqua proprio per evitare che la parte che avete tagliato inizi a marcire e il marciume inizi ad avvicinarsi verso il nodo. Inoltre anche con la pompa d'aria non c'è alcuna garanzia che non si formino marciumi. Il rischio c'è sempre, come c'è con la perlite, come c'è con lo sfagno, come c'è con l'acqua normale. Quello che vi sto dicendo è che in questo modo il rischio è molto molto minore che accada. Comunque, se eventualmente a un certo punto iniziate a notare che una parte dello stelo sta iniziando a marcire, quello che vi converrà fare è tagliare fino a che non avete solo parte sana di stelo, aspettare nuovamente di inserirlo in acqua e ritentare con l'inserimento in acqua. Per quello, anziché stare sempre a tagliare, aspettate prima di inserire il fusto in acqua che si formi un bel callo secco. Alcuni bagnano nella cera calda la parte della ferita, in questo modo si forma uno strato protettivo che dovrebbe ridurre anch'esso i rischi di marciume. Anche lì non c'è alcuna garanzia, perché eventuali batteri già presenti nel callo, chiudendoli in questo strato di cera, possono comunque proliferare e penetrare nella pianta e farla comunque marcire. Quindi dovete stare sempre lì a controllarla, non potete lasciarla in un angolo nascosto per una settimana e poi tornare a vedere come sta. Dovete stare attenti. Un altro fattore estremamente importante nella crescita della talea, che sembra scontato ma non sempre lo è la luce. Mettete la talea nel punto più luminoso che avete in casa, non al sole diretto, attenzione, che rischierebbe di bruciare le foglie o eventuali radici che vanno a formarsi, oppure il bulbo che sta uscendo. Sole diretto no, però fatele prendere tanta luce diffusa. Più luce diffusa riceve la talea e più velocemente crescerà. Questo è il motivo per cui ancora, adesso lei è qui, però in genere la tengo nel terrazzo, dove si prende sempre tanta luce diffusa. Quindi ciò che mi ha spinto a scegliere questo metodo è innanzitutto la grande sicurezza a prevenire marciumi
e inoltre quella che sembra essere una maggiore velocità per far crescere le radici. Talee cresciute in acqua, che ricevono un continuo cambio gassoso, infatti crescono più rapidamente. Ma perché mi interessa fare le cose di fretta? Perché ormai l'autunno è alle porte e le basse temperature e la minor luminosità ambientale non giovano affatto alla crescita di nuove radici. La mia paura è di non riuscire a far radicare questa talea perché fa freddo, perché c'è poca luce, quindi sto cercando di fare il più possibile ora, cercando di farle prendere più luce possibile in terrazzo, utilizzando questo metodo che sembra tra i più veloci. Queste sono le ragioni per propagarle in questo modo. Ok, ho cambiato idea, vorrò fare qualcosa di cui ho molta paura e riguarda queste. Ho deciso di tagliare a metà la talea. Quello che farò sarà tagliare proprio qua in mezzo e successivamente immergere questo intero stelo in acqua. La parte ovviamente della ferita non la immergerò in acqua se non tra una settimana. Cercherò di costruire qualcosa attorno che lasci il nodo sommerso, ma la parte in cima resterà fuori. Quindi, ok, ci vuole un attimo di tranquillità, quindi spegniamo le bolle. Bene, ora ho innanzitutto disinfettato alla fiamma le cesoie e poi le ho pulite con un panno intriso d'alcol. E ora taglio. Mamma mia, me ne pentirò, me ne pentirò. Dove taglio? Io direi qua. Oh santo cielo. Ah! Ok, quasi indolore. Io faccio il matto e taglio anche questo pezzo. Oddio. Non si torna indietro. L'ho fatto. L'ho fatto. Ok. 3 pezzi. Dopo ben 24 giorni si inizia a vedere della nuova crescita. Mi sono dimenticato di dirvi perché ho deciso di tagliare la talea in 3 parti. Il fatto è che in questo modo ho più probabilità di ottenere 3 piante. Di solito in piante come le monstere, oppure il comunissimo pothos o tante altre, avendo una talea con più nodi, cercando di farla propagare, quello che si otterrà con molta probabilità è solo una nuova crescita. Mentre dividendo la talea in più parti, ciascuna con un nodo, che si potranno ottenere più piante. Il primo giorno ho scelto di non tagliare nulla per garantirmi almeno una pianta, però adesso che insomma ho preso un po' più di confidenza con lei mi sono detto, sai che c'è, taglio e speriamo di ottenere 3 piante. Quindi adesso lei è qui. Le foglie, come vedete, sono praticamente identiche al primo giorno e le parti secche erano già presenti quando ho tagliato il pezzo. Faccio vedere come ho sistemato le talee in questo bel barattolo. Praticamente le 2 parti di stelo senza le radici le ho completamente immerse in acqua. Le controllo ogni giorno per assicurarmi che non si formino dei marciumi, mentre il nodo che ha la radice aerea è rimasto sempre sospeso là sopra, anche perché la radice è talmente lunga che mi servirebbe un barattolo più grande per tenerla. Per ora io mi fermo qua, ma nel prossimo video vi farò vedere i progressi che avranno fatto queste talee. Ciao ciao!